Ragazzi, ci siamo, qui è decisamente un altro porto, come grandezza. E questo è l'ingresso al porto. Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti e nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Stiamo andando al porto e sembra che andiamo in montagna. Mamma mia, che strada. Cioè ragazzi, è allucinante, non si capisce niente. Non ci è segnalato nulla, Non ci sono indicazioni. Comunque secondo me Google ultimamente sta facendo uso di stupefacenti pesanti o ha cambiato spacciatore, perché è impossibile. Sto peggiorando. Ok ragazzi, siamo entrati nel porto e come tutti i porti non si capisce un benemerito. Cacchio, per non dire qualcos'altro. Vabbè. Abbiamo fatto il nostro check-in con la Balearia e adesso dobbiamo proseguire per circa 2 chilometri. Ah, sarà quella la coda, guarda. Niente, torniamo in Marocco. Boh. Ovviamente ragazzi non filmerò niente quando vedrò la polizia, perché sapete cosa è successo l'ultima volta, no? Se non lo sapete andate a vederlo. Se non lo sapete andate a vedere il nostro primo video di quando siamo arrivati in Marocco. Mo ci siamo. Volevo farvi vedere lo scanner, lo vedete che? Guardate tutti questi commercianti, li hanno fatti scaricare per controllare dentro il carico. Vedete? Passato tutti i controlli, compreso il cane antidroga. Marco ha dovuto aprire questa porta laterale che praticamente è blindata, è sempre chiusa, e abbiamo dovuto spostare un po' di casse di acqua che abbiamo, seggiolini. Adesso quando arriviamo in nave la chiudo. Sì, che non ho chiuso bene la porta. Tanto qua ti mettono, come ti mettono fretta, inshallah, poi ti mettono fretta, poi inshallah. Secondo di come in gira loro. Adesso vuoi dire che dobbiamo fare tutto il giro? Dobbiamo ritornare da dove eravamo arrivati? Torniamo in Marocco, basta, facciamo ancora 3 mesi. No, stiamo rifacendo la stessa strada, ma parallela sotto a quella di prima. Adesso ci dobbiamo fare altri 2 chilometri a tornare. Comunque il cane l'ha fatto passare, gli ha fatto prima sentire, annusare il cofano, le portiere laterali, gli ha fatto aprire Marco la portiera, ha entrato col muso fatto così, e poi dietro, ma non è salito, non è voluto salire. Boh, vabbè. Strano che non ha aperto la tua porta. Non si apre, non faceva aprirla. Ragazzi, ma siamo su un treno oppure su una nave? Andiamo a salutare il Marocco. Devo vestirmi. Hasta luego Marocco! Qua ci sono tutte le scialuppe di salvataggio, cadenza 12-2026, revisione fatta al 06-2024. Siamo tutti tranquilli, finché morte non ci separi. 06-2024. Siamo arrivati in Spagna! Vedo la costa. Sei contenta? Sì, da una parte sì e dall'altra no. Vedi la costa crociera? No, la costa della Spagna. Vediamo. Diciamo che abbiamo emozioni contrastanti. Ci mancherà il Marocco sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto dell'ospitalità, sotto l'aspetto umano, per i prezzi.
quindi ci mancheranno sicuramente i suk, sì, i sapori di una volta, ci mancheranno tante cose, però tornare in Spagna ha sempre il suo fascino. È stata la prima tappa del nostro viaggio e quindi di conseguenza la porteremo sempre nel cuore. E niente, tanto adesso ci aspetteranno altre mete. Aspettaci Mercadona che arriviamo a fare rifornimento. Anche Consum, non solo Mercadona. Giusto. Meno male che l'ha alzato lui. Se quel ragazzo lì non alzava il camion di forza, toccava sotto. Benvenuti in Spagna! Ciao Spagna! Salita! E guardate le nuvole? Sono nuvole da, come si chiama? Normali, nuvole che abbiamo sempre visto in Marocco, non c'erano, va bene. Non addentriamoci in certi Dai, argomenti. no, lasciamo perdere, basta. Complottista. La nostra direzione adesso è Los Barrios. Ci posizioneremo nel parcheggio tra il Mercadona, l'Obramat, scusate, tra il Mercadona, l'Obramat, poi cosa abbiamo? Action! Non puoi dimenticarti Action! Quindi staremo lì 2 o 3 giorni perché danno anche pioggia, quindi è inutile spostarci, lì siamo sull'asfalto, siamo lì belli tranquilli, lavoriamo un bel po', che abbiamo un po' di arretrati e basta, quindi ci decomprimiamo e poi ripartiamo in direzione Portogallo. Qui ci saranno altri controlli serrati, ma non penso. Magari fanno altri controlli qui, Non credo, penso che vanno normalmente. C'è addirittura il pullman della Polizia Nazionale. Il pullman della polizia non l'avevo ancora visto. A cosa serve un pullman della polizia? È quello che usano per fare le gite? Per trasportare i poliziotti, amore. Capito, ma dove li trasportano così in tanti? E penso che vengono qua Per fare le gite? Sì, fanno la gita qua in porto tutte le mattine, vengono a fare la gita al porto. Sì, sarà quello che serve il porto, diciamo, la polizia del porto, li fa servire il porto avanti e indietro. No, è il pullman che serve all'aeroporto. Felicini. Non dirlo. Tutto ciò che dirai verrà usato contro di te. Si scotta qua però, mamma mia. Scotta di più dal Marocco il solo? Puttane, scotta. E come dice il nostro amico Nordin, il falegname marocchino, Uno sì, due no. A cosa mi riferisco? Ai finestrini aperti, 2 no. 2 no. 2 no. Uno sì, Quindi Nordin tiriamo su qui, così non ci ammaliamo e non prendiamo la corrente d'aria. Marco dice, mi sa che devi dare qualcosa qua, cosa devo dare? La patata. Todos los pasaportes. Ah, ok, va bene. Adesso tiriamo fuori ancora il passaporto, che due marone so. Ci stavamo chiedendo, ma tutti i controlli che abbiamo passato in Marocco, la polizia spagnola come pensa che siamo arrivati qui? Cioè avremmo passato 10 controlli, ovvio che siamo a posto, no? No, devono guardare con loro occhi. Non è possibile. Meglio da una parte, per l'amor del cielo, piuttosto che far entrare Gentaglia. Come in Italia. Come in Italia, va bene così. Adesso vi facciamo vedere il passaporto della Regina del Sud. Guardate se non sembra una narcotrafficante. Ecco perché non ci facciamo passare, continuiamo a guardarti. Ce l'hai un po' da narcotrafficante? Lì sì, è vero. Ero un po' sbattutina. Non so se ve l'ho raccontato prima, ho la memoria un po' corta. Appena siamo arrivati, controllando il passaporto, il poliziotto non era convinto che fossi io. Mi ha guardato 2 volte, ha chiamato un altro poliziotto, mi ha fatto togliere gli occhiali, mi ha guardato e è stato lì un po' a pensare, si sono detti qualcosa e poi ci hanno detto ok, vai. È terminato il nostro tour dei porti e vai! Siamo fuori anche dal porto di Algeciras. Adesso aspettate che dobbiamo cercare di capire dove andare. Siamo arrivati al parcheggio di Algeciras, quello dove ci sono tutti i negozi, e per non farci mancare niente Marco ha notato che qualcuno ci è venuto addosso. Perché? Vi ricordate che queste strisce le ha messe nel campeggio dove eravamo l'ultima volta? Quindi sono tutte segnate, e in più abbiamo notato che qua, non so se lo vedete, sopra il cassone sta uscendo, è come se la vetroresina si fosse spaccata, cercando di capire come mai.
C'è avuto osso qualcuno? Qua. Lo so, C'è il segno arancione qua. Ma perché c'è questo... Adesso andiamo a vedere le questo telecamere e vediamo se vediamo qualcosa. Non lo so cosa è successo qua. O c'è caduto qualche gancio da sopra, non lo so. Prima che salissimo sulla nave era tutto a posto. Dai, adesso provo a salire. Non pensiamoci adesso. Adesso iniziamo a proseguire il viaggio con tranquillità. Proviamo un fabbro, vediamo se ce lo sistema. Felicissimi, buongiorno! Buongiorno! Dove stiamo andando? A fare colazione? No! A fare una gita? No! A fare la spesa? No. Stiamo andando a cercare un fabbro, perché come sapete, come ieri la Sara vi ha fatto vedere, abbiamo questo problema che forse ci sono venuti addosso, forse non sappiamo cosa sia successo. Come mai non abbiamo la certezza che qualcuno ci sia venuto addosso? Perché le telecamere non hanno funzionato. Ma perché le telecamere non hanno funzionato? Ieri quando siamo arrivati al porto di Tangier Med, le telecamere funzionavano fino a quando siamo arrivati agli scanner, ai raggi X. Quando ci hanno passato lo scanner ci hanno fottuto tutto. Da lì non hanno più registrato. Da lì non hanno più registrato, quindi praticamente abbiamo registrato fino a quando siamo arrivati allo scanner, dopo basta. Una volta che ci servono? Io volevo vedere se all'interno della nave qualcuno ci è venuto addosso, ma non ho potuto perché appunto la scheda si era fottuta. Ho dovuto resettare le telecamere, ho fatto l'aggiornamento, ripristino di fabbrica, e in più ho dovuto formattare la memory che non funziona più. Quindi secondo me i raggi X, lo scanner ci ha rovinato un po' tutto l'ambaradam. Sì, però non c'era nessun messaggio che diceva, non so, se avete telecamere spegnetele, uno non ci pensa. Vabbè, quindi adesso andiamo da un fabbro, gli chiediamo se mi può raddrizzare la putrella storta e se mi può fare un rinforzo di saldatura. Nel frattempo che siamo qui, poi quando arriviamo a casa gli facciamo dare un ulteriore controllo a Chicco, di cui ci fidiamo decisamente di più. Sì. Vabbè dai, vamonos. Ciao Felicini. Un po' di raffreddore. Sei un po'... Oh, comunque mi ha fatto una dormita qua, mamma mia. Cioè, in un parcheggio, nel parcheggio del centro commerciale non si sentiva un rumore. Sì. Dai, dalle riprese dal drone vi salutiamo, ci vediamo dopo. Ciao! Siamo arrivati dal carpentiere Murillo. Carpenteria metallica. Ci troviamo a Los Barros, vicino al Algeciras. In pratica vicino all'agenzia dove abbiamo fatto i biglietti. Là dietro. L'abbiamo appena passata. Adesso aspettiamo giustamente che il signore ci dia retta un attimo, vediamo cosa dice. Cosa dicio? Ha detto che è a tempo e dobbiamo venire qua col camper. Venire qua col camper così vede, mira il lavoro. Come si dice lavoro in spagnolo? Ciao. Trabajo. È vero, adesso in mente il travai invece trabajo. Sì, perché anche adesso parlare con lui un po' spagnolo, un po' francese, un po' italiano, un po' dialetto. Italiano, un po' dialetto, ci siamo capiti comunque. Comunque fa bene girare il mondo, perché anche se non impari bene la lingua, però un po' francese, un po' inglese, un po' spagnolo, alla fine ti capisci, un po' a gesti e ti capisci. Comunque si godono la vita qui, tanti hanno capito che bisogna godersi la vita, va bene lavorare, ma anche godersi la vita è molto importante. Lavorare giusto. Lavorare il giusto, sono aperti fino alle 3:30 e poi fino alla mañana. Stanno discutendo su che tipo di intervento fare. Allora il signore dice che il tubo dove scorrono le putrelle è molto fine e se lo salda dice che si schiaccia e non scorre più. Allora adesso credo di mettere uno spessore sotto dove scorre la putrella e lo alzo. Quando siamo in Italia poi lo facciamo fare a Chicco il lavoro che è meglio, va. Chicco ha già capito tutto anche da lontano senza guardare. Solo spiegandogli il problema via WhatsApp. Fossero tutti così. Prima di tornare nel nostro parcheggio dove Marco farà quel lavoretto, siamo passati all'Obramat e dobbiamo comprare il cartello famoso per i carichi sporgenti, così sostituiamo quello marocchino. Andiamo a cercarlo. Il segnal non mi ricordo più come si dice. Segnal de carga qualcosa. Il ragazzo ci sta accompagnando, vediamo. Non ho capito se ce l'hanno oppure no. C'è qualcosa del genere. Allora loro hanno di tutto, ma quello per i carichi sporgenti no. Non ce l'hanno. Ci ha detto andare al Decathlon, giustamente, che hanno il cartello per le biciclette. Ma qui il Decathlon c'è? Sì, è qua vicino. Ma è sempre nel centro commerciale, sì. Adesso andiamo a cercarlo.
Quindi qua niente, le vitine Vamos per a il buscare. tablet, Niente. neanche quelle. Vamos a buscare il Decathlon. Tutte le volte che veniamo all'Obramat, che abbiamo bisogno, non troviamo mai quello che ci serve. In Spagna no, è vero, le poche volte che avevamo bisogno no. Non perché non è fornito, perché non hanno le cose che servono a noi. Madonna che prezzi. Arrivando dal Marocco. La decompressione dobbiamo farla Madonna. piano piano. Ragazzi, abbiamo fatto bene a fare tutto quello che dovevamo fare, comprare tutto quello che dovevamo comprare laggiù. Ok, quindi ti stai preparando al lavoretto. Sì. Inizio col cricchetto a alzare la putrella. Spessore qua. Guarda che c'è sotto questo, Ok. Andiamo. Tengo cosa? Tengo questo? Sì. Ok. A posto. Grazie. Oh, ma non si spacca qualcosa così? No. Che guarda se dritto. Passami la lamiera, amore, che... Sì, è la miera che ci ha fatto il fabbro. Grazie. Va bene, Va bene come spessore. mi mette questa lamiera. Però qua devo fare un rinforzo. Nel frattempo che arriviamo a casa devo fare un rinforzo qua. Devo avvitare una piastra qua, su questo, così, in modo che mi fa da supporto a questo tubolare. Adesso prendo un martello. Sta riflettendo su come rinforzare ulteriormente questo lavoretto. Mettere la piastra sotto non va bene perché il peso del cassone piegherebbe la piastra. Devo trovare un altro sistema. Quando l'ha trovato vi facciamo sapere. Quindi in sostanza cosa dobbiamo fare? Dobbiamo smontare il cassone e regalarglielo al fabbro, glielo lasciamo qui e basta, le cose tornano come erano prima. Non moriamo mica, abbiamo solo buttato via un po' di soldi e fa niente, l'importante è non causare danni ulteriori. Togliamo il cassone e basta, ritiriamo dentro il paraurti e pace bene. Non dico nient'altro. Qui non serve neanche il cartello cariche sporgenti, giusto? Pensa un po'. Serve solo un cartello che ho scritto maroni sporgenti, cioè i due coglioni sporgenti. Iniziamo a sistemare la scala dove era prima. Iniziamo a svuotarlo, pristiniamo tutto come era prima. Dai, su, sono mica queste le cose gravi, madonna. Dobbiamo risistemare questo. Non ci posso credere. Lasciamo così, adesso questi qua li lasciamo andare dietro qua, chiudiamo. Quando devo aprire tiriamo fuori un po' il paraurti, lo apro, tira fuori il paraurti un attimo, fai così, viene fuori. Dai, quando arriviamo un po' in Italia poi ci pensiamo. Felicissimi, buongiorno. Siamo già dal fabbro, Marco ci ha tolto tutte le viti. Siamo qua a mezza strada come Marocco, mi sento tanto in Marocco. Sì. Com'è sta storia? Siamo marocchini spagnoli. Hai già staccato tutte le viti, amore? Aspetto il signore che scende che mi dà la mano. Ah, tira sul cassone. Rimetto le due manigliette, una di qua e una di là e poi ci penserò cosa fare. Se ripristinare com'era l'apertura Sì. prima oppure no. Vediamo. Bene, adesso lo lasciamo qua. Ciao cassone. Ci sei stato utile solo per un mese. Qui adesso ributtiamo dentro tutto. I cavi qua non lo so. Rimetto tutto come prima. Hai visto? Ecco. Allora sta il cavo qua. Quanto ho capito c'è una lamiera che dà fastidio, non ho capito che lamiera. No. Ok, aspetta. Ok, a posto. Aspetta.
Grazie. Ok, saluto un pochetto también por si acaso. La casa. Perché non va? Oh, c'era una rondella. Ok. Occhio la chiavetta, amore, per aprire. Grazie. Grazie. Cavoli. Allora ragazzi, ci siamo rimessi in marcia direzione Conil della Frontera. Stiamo un po' accusando il colpo perché abbiamo scoperto, una volta tolto il cassone, che tutta la vetroresina, diciamo, sotto il paraurti È tutta ha rotta. preso una botta della Madonna. Si è stortato tutto, si è spaccato il montante del portellone, quindi il portellone non si chiude più, cioè si chiude, si appoggia ma non si chiude con la chiave. Si è stortato tutto e niente, ho cercato di rimettere un po' assieme il tutto. Andiamo avanti così. Quindi vabbè dai, prendiamoci anche questa e via. Diciamo che il rientro in Spagna non è andato nei migliori dei modi, ma È la nostra casa su rotte, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Qua ci sono tutte le scialuppe di salvataggio. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su rotte, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai.